Ciao, ciao. Su Wikipedia. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Andiamo, che è tardi, abbiamo sbagliato strada, quindi andiamo. Al massimo la multa me la pagate voi, eh? Sì, al massimo. Sai che forse mi sa che ci dobbiamo muovere allora. Ti spiego brevemente come andrà un po' la Ok. giornata. Noi non ti portiamo a fare quasi nulla, sei tu che ci indirizzi un pochino perché è la tua giornata, ok? Quindi non vogliamo smuovere nulla di quello Va bene. che effettivamente fai. Ma tu torni spesso? Cioè quando riesci? O... Allora, in realtà gli altri anni sì, quest'anno un Vabbè, po' con Sara incinta ho fatto un po' più fatica, quindi in teoria del termine tra 10 giorni. Sì? Oggi c'ha un tracciato, quindi speriamo che non mi chiami per dirmi guarda che mi tengono in ospedale. No, Il dai. contenuto del secolo, no scherzo. Come sei? Esatto. Emozionato, bello, emozionato, come- sì, sì? sì, non vedo l'ora, dai. Come si chiama? Si sa già? Matilde, sì. Matilde. Beh, però è bello il fatto che comunque tu abbia scelto anche di farlo qui, cioè ormai ti senti Sì, ormai qua totale. sono legato tanto, sì. No, comunque non ti dico bandiera, però alla fine è difficile trovare un giocatore che per così tanti anni rimane poi in una squadra. Sì, in effetti ormai siamo tutti abituati che un giocatore fa 1 o 2 anni in una squadra e poi cambia. Io alla fine, questo è il 6º anno che sono qua. Ogni tanto ne parlo con Pavo, con Deio, con quelli che mi Sì. hanno visto qua quando ero un bambino, anche col mister. Certo. Mi ha detto, Tu ci hai infatti- giocato insieme, sì, tra l'altro. I primi 6 mesi, sì, sì. Infatti me lo dice sempre, infatti ho visto arrivare che eri un ragazzino. Nel tuo tempo libero. Sono un amante della natura, quindi mi piace molto andare ad esplorare. Ho visto sul profilo Instagram hai tipo un reel con le cascate. Sì, lì. sì. Quello è poco tempo fa, sono andato un paio di mesi fa quando Sì. ho fatto quelle piogge insistenti perché non si vedevano da tanto, ha piovuto molto, allora la cascata era bella piena, mi hanno consigliato di andare a vederla e l'ho fatto io tra l'altro quel video col Sì? drone. Sì, sì, perché... Ah, tu usi il drone? Sì, sì. Ah, figo, cavolo. Infatti io non pensavo, ti giuro, pensavo fosse uno di quei video tipo spot, Ok. visit Sardegna, capito? In realtà, No, l'ho fatto io col drone, sì, sì. perché tra l'altro l'entroterra è un po' da scoprire forse. Sì, sì, Cioè, è bello, un perché po'. tutti ovviamente qua della Sardegna parlano del mare, però non c'è solo il mare. No, esatto. Mentre adesso andiamo in Giappone, perché io ho visto che tu hai fatto un viaggio con Augello. Eravate voi due da soli? Sì, sì, perché entrambe le ragazze non potevano venire, che dovevano lavorare. Allora ci hanno detto no, noi siamo impegnate, voi andate. Sì? Abbiamo detto va bene, Vabbè. andiamo. Com'è stato? Sì, no, è stata una vacanza bellissima. Una cultura, cioè, completamente diversa dalla nostra. Certo. Bella. Quanto siete stati? Abbiamo fatto 8 giorni perché non avevamo troppi giorni a disposizione, quindi ci piacerebbe ritornare appunto per vederlo meglio perché non siamo riusciti a vederlo, diciamo, benissimo, abbiamo visto le cose un po' principali. Poi è stato bello perché siamo partiti proprio con lo zaino, molto wild. Tipo sì, road sì. trip, Sì, però sì. zaino in spalla, via. Un giorno abbiamo fatto anche autostop perché Sì? sì, stavamo per perdere il treno, stavamo camminando e eravamo in ritardo, abbiamo fatto autostop e ci hanno tirato su. No, sì, è stato bello. D'estate, a giugno, quando abbiamo il mese di vacanza, mi piace viaggiare Sì. anche all'estero. Diciamo che è una delle cose che amo di più fare, viaggiare, scoprire un po' appunto il mondo, diverse culture. Poi tra l'altro il fatto che io penso che quando sei un calciatore comunque acceleri molto certe tappe. Sì, è vero. Certo, tutti i miei amici per Capito. dire non ce l'hanno neanche nell'anticamera del cervello in questo momento di pensare di avere un figlio. Sì, esatto. Istantaneo. Sì, probabilmente si accelerano molto le tappe Mm. anche perché, cioè per dire, io è da quando ho 19 anni che sono fuori casa, certo. che vivo da solo, sono già 3 anni che convivo con Sara, quindi Sì. magari per un ragazzo della mia età che fa un altro tipo di lavoro non è già a questo punto, quindi magari anche per quello che si accelerano un po' le tappe, ecco. No, certo. Già che ci siamo e parlato di dove vai quest'estate, facciamo la prima top 3. Prima top 3
top 3 spiagge in Sardegna. Cavolo, tosta, ce ne sono tante. Nel Allora, sud Sardegna, Vai, siamo un'agenzia di viaggi. sud Gabri, Sardegna per consigli. me Vai. assolutamente Cala Zafferano, è imbattibile. E tra l'altro è anche la preferita di Sara. Ok. Però è raggiungibile solo via mare. Poi sempre Sud Sardegna, Tuerredda, che tra l'altro è la spiaggia del film, non so se l'avete visto, oddio, adesso non mi ricordo. La vita va così, mi pare che si chiama. Poi, vabbè, ovviamente anche su al nord ho fatto il giro in barca alla Maddalena e anche quello è pazzesco. Bonus. Bonus, beh, la costa quella di Baunei, quindi Cala Golorizze, Cala Luna, Cala Mariolo, pure quella c'è un paesaggio pazzesco. Preparato, direi, preparato. Quindi tu arrivi, centro sportivo la mattina, colazione lì, Sì? e poi c'è lo stacco tra vi preparate e l'allenamento. Sì, Solitamente esatto. cosa fai? Palestra? Fai altro? Sì, tendenzialmente faccio palestra o un po' di parte alta, oppure parte alta magari due o tre volte a settimana, e poi faccio un po' di prevenzione, un po' di mobilità, queste cose qua prima dell'allenamento. Poi abbiamo attivazione tutti insieme in palestra, Ok. sempre ancora o mobilità oppure core stability, ogni giorno cambia. Poi allenamento in campo e poi post allenamento se ho qualche problemino, magari un trattamento Sì. con i fisioterapisti, e poi faccio quasi tutti i giorni la vasca del ghiaccio fredda e poi pranzo e poi liberi quasi, perché torno a casa e c'è il certo. cane che mi impegna Quanti anni ha? parecchio. Adesso 2 anni e mezzo. Sì, 2 anni e mezzo. 2024 novembre, sì, 2 anni e mezzo. Allora, sta domanda la faccio e la penso. A te piace giocare a calcio? Nel senso, a molti ci gioco, ma poi in realtà non è una mia super passione, capito quello che voglio dire? Ok, Cioè, molti allora, calciatori... adesso ti dico Vai, questa. vai. A me fa impazzire giocare Ok. a calcio e mi piace un casino, soprattutto lo spogliatoio, cioè è proprio divertente, cioè Certo. non vedo l'ora di arrivare al campo per dire qualche cavolata con i compagni così. Però da vedere non mi piace. Ok, no, Cioè, ho capito. nel senso, io vedere le partite a casa, dopo che magari sto tutto il giorno al campo a pensare al calcio così, mi annoio. Cioè magari quando c'è qualche partita, che ne so, bella, tipo di Champions Te la League, guardi. così me la guardo. Non è una cosa assurda, secondo me. Non so se è perché lo fai ogni giorno. Sì, forse e il fatto quindi che, esatto. Primo che arriva? Caprile. Caprile, sempre. Sì. Olè, So. siamo arrivati. Tore, buongiorno. Buongiorno, Gabri. Olè, prima firma del giorno. Grazie Gabri. Altro posto? A dopo. Ciao, a dopo. Eccola. Ecco, questo Caprile e l'altro è Pavoletti. Questo è mister. Olè. Buongiorno. Sì, assurdo. Vediamo cosa mangi. Mi stanno facendo le uova. Ah, sto facendo le uova. Sì, poi sto scaldando il pane. Panzio, Abbiamo una nutrizionista che ci consiglia, poi comunque 2 pasti su 3 siamo tendenzialmente seguiti perché siamo Sì. qua. Ciao, Michele. Dai, allora adesso raccontiamo questo omelette alla zappa. Ma in realtà è un omelette Normale. normalissimo. Però... Gabri è simpaticissimo, quello è il sorriso, è il suo sorriso di tutte le mattine. Sì. Grande Willy. Allora, lasciate libero solo questo che tanto tra neanche 5 minuti arriva a Dossena. Sì? Sì. Oh. Sì, abbiamo tutti gli orari più o meno. Allora, io un assist al Bari, ne volevo parlare un attimo. Com'è stata? Mi hanno chiesto com'è stato il matrimonio quando è entrata Sara in chiesa e io gli ho detto è stato il giorno più emozionante di tutta la mia vita dopo l'assist di Bari. Lei non l'ha presa benissimo. Beh, però... No, allora è stato veramente un giorno pazzesco. Mi fa troppo piacere che ancora oggi la gente mi incontra per strada e ancora mi ringrazia per quell'assist, quindi so che è, tra virgolette, entrato nella storia. È stato bello. Cioè così all'ultimo minuto. Sai, secondo me sono quelle cose che non ci pensi, che fai proprio distinto, senza pensarci. No, poi è stato tutto pazzesco perché a un certo punto è iniziato a diluviare, poi ha smesso, è stato veramente... Era pieno, c'era... Sì, non lo so. sì. Poi il silenzio dello stadio appena abbiamo fatto gol. Buongiorno. Ciao Albi, buongiorno. Il prossimo... Forse Marco, palestra? Albi, chi arriva di solito dopo di te? Con chi fai colazione ogni tanto? Ah, Ciocci.
Ogni mattina? No, alterno un po'. Alterni? Ogni Cosa tanto yogurt greco e Sì? frutta secca e frutta. fai? E a che ora avete allenamento? Credo che abbiamo alle 10:30 attivazione in palestra. Poi andiamo in campo e circa un'oretta, un quarto, un'oretta e mezza di allenamento. Albi, ti sei messo di lì? Ti avevo lasciato il posto? Come vuoi, Fra? Grazie Gabri, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Buon appetito, ciao. C'entra solo, quindi non ci sono entrato. C'entra solo. Ah, ok. Bisogna votare il gol del mese, Serie A. Devi votare il gol del mese. C'è con 6 Sao e tu hai fatto gol, mi sa. Hai fatto un gol. Sì, discreto. Vogliamo sapere se qui, cioè tu punti proprio alla porta o è un cross, secondo te? Quindi tipo... No, no, Secondo te? secondo Devi vederlo. Ah, secondo me Allora aspetta. punti la porta, dai. Fai vedere? Secondo me punti la porta. Guarda, qua guardo un mezzo, mi ha detto che come No, ma si vede proprio che punta la Punta porta. la porta. Si vede proprio. Però tu confermi che Secondo me tira. se lo merita, ti dico la verità. Te lo meriti. Sì, non solo perché ho fatto gol, ho preso il palo, mi sono fatto male, sono entrato, non merito. Dai, Io direi che per par condicio. E noi siamo a posto così. Sì, abbiamo una mezz'oretta di strada, poi comunque tempo di salire, anche sistemare il cane e tutto. Cioè, se volete per me potete anche salire un attimo in casa, se volete. Sì, per prepararti. Sta a te. Sì, penso. Andiamo quindi? Vai. Questa è la mia prima pioggia in Sardegna. Ti dobbiamo leggere una roba. Non so se la sai, ma è sensazionale. Ma vado intanto? Sì, vai. Sì, firmato, ho trovato. Ok. Ciao. Ciao. Allora, terzino destro dal fisico ben strutturato, è veloce e abile tecnicamente, oltre ad essere un buon esecutore di cross e servitore di assist per i compagni. Ha iniziato a giocare a calcio come attaccante, confermi? E poi centrocampista, salvo poi essere arretrato nel corso degli anni. Quando finisce di giocare a calcio con i suoi amici di merende, si diletta nell'arte del paninaro sotto lo stadio. Ma cos'è? È su Wikipedia! Ma cos'è? Ma perché? Non so chi l'ha messa. Probabilmente fuori dallo stadio c'è un gruppo di tifosi che viene da Nord Sardegna, credo. Quando vengono, che fanno tutta appunto questa strada, dopo le partite organizzano un banchetto, diciamo, con un po' di tutto. Ed è capitato che mi sono fermato un paio di volte a mangiare i panini. Sì, Quindi forse per quello. magari per quello che l'ha aggiunto. Quindi mattina abbiamo fatta, allenamento finito, in scioltezza, non avevi acciacchini, non avevi acciacchini. No, stavo bene. Stavi bene. Pranzo, patate dolci, voto Devastanti, 10 lode. 10 lode, patate dolci del Dolci buffet di Willy e Marco, top. E adesso stiamo andando, ovviamente piove, perché giustamente ce lo siamo portati dal nord e ci andiamo a fare una passeggiata col cane. Quindi solitamente questa è la tua giornata tipo. Mentre invece la retrocessione... Quella è stata una bella batosta, perché nessuno se l'aspettava, avevamo una squadra anche piena di campioni, quindi è stata tosta. Poi il fatto che appunto sentivamo i nostri tifosi che ogni 20 minuti esultavano, perché appunto la Salernitana stava prendendo gol, quindi noi eravamo carichi, però sono quelle partite dove la porta sembra stregata, che non vuole entrare. È brutto, perché sai che hai deluso un sacco di persone, un sacco di tifosi e in primis hai deluso te stesso, ovviamente, perché è un fallimento a tutti gli effetti. E invece il fatto che poi comunque sei rimasto, ok? Sei rimasto in Serie B, magari sai, qualcuno dice, sai che c'è, io abbandono la nave, me ne vado, tanto so che sono un giocatore da Serie A. Molti di noi ci siamo sentiti un po' in difetto, tra virgolette, sentivamo che dovevamo fare qualcosa per cercare di riportare il Cagliari in Serie A. Poi sali, vabbè, l'abbiamo visto prima con come salite, parlasti della sera della salvezza, della prima salvezza, che eravate a Milano, forse? Sì. Anche quello è stato uno dei momenti
più emozionanti che ho vissuto a Cagliari, perché giocavano Crotone e Benevento prima di noi Sì. e noi eravamo in hotel e la sera giocavamo a San Siro contro il Milan. E io stavo guardando la partita sul telefono, sull'iPad, adesso non mi ricordo, perché il mio compagno di stanza stava dormendo, quindi per non svegliarlo non l'ho messa sulla tela. Certo. Però cosa succede? Che sull'iPad o sul telefono arriva un secondo dopo e quindi io sento un casino, tutti i miei compagni che picchiavano fortissimo sulle porte, ho detto no, cosa è successo? E poi 5 secondi dopo ho visto che... Il gol. Sì, il gol, e che quindi praticamente eravamo salvi e poi appena fischiato la fine siamo usciti tutti nel corridoio ad abbracciarci, a festeggiare, è stato bello perché quella è stata una salvezza... Sudata. Sì, parecchio. Una salvezza sudata. Sì. Mentre invece tu finisci allenamento e diciamo nella normalità, ok? Cosa preferite fare? Stare più in casa oppure... No, tendenzialmente uscire. Sì? Magari non con sto tempo. No, non con sto tempo, infatti facciamolo vedere anche. Bello. Tendenzialmente andiamo o al mare oppure se no anche in centro, per le vie del centro, qualche negozio così. Il modo in cui fai gli assist. Sono tutti uguali. Simili, sì. Sono tutti uguali. Infatti i compagni me lo dicono, quella è la palla alla zappa. Cioè, è assurdo. Ma Assurdo. anche, tra l'altro anche Marco Palestra mi ha detto una delle ultime partite, mi fa: "Oh, hai visto, ho messo la zappa gol l'altro giorno." Ma è una cosa che provi in allenamento oppure dici ce l'ho? No, beh, diciamo che anche in allenamento, quando è in quella zona lì, cerco di metterla per i compagni, per allenarla Sì. un po', dai. Siamo quasi arrivati? Sei arrivati? Sì, siamo quasi arrivati, sì. Ci siamo. Vabbè, adesso saliamo un attimo, Sì. prepariamo il cane. Ma avete paura del cane? Perché salta addosso, eh? No, zero. È buonissima, però... Salta. Sì, è affettuosa, quindi salta addosso. Fantacalcio come lo vivete voi? Ti dico io in maniera tranquilla, c'è qualcuno che un pochettino lo soffre quando Sì? gli rompono per il fantacalcio, sì. Ma gli scrivono tanto? Qualcuno sì, beh, anche a me scrivono molto, eh. Sì? Poi soprattutto quando giochi di lunedì, il posticipo. Sì, vabbè, Mi serve un tuo assist. Mi serve un tuo assist per vincere. Se volete salite, non è un problema. Sì. Cioè la casa non è tanto grande, però vabbè, al massimo ci mettiamo in terrazzo anche un attimo. Buongiorno. Buongiorno. Ci siamo quasi, eh? Ha fatto la visita stamattina. Dai, evviva! Sì, manca poco, dai. Sì. Ciao. Quella è bella, eh. Sì. Quella delle 200 presenze. è... Oh, il secondo gol. No, folle, sì. Cioè, gli arriva quella Secondo palla lì è al stato volo. bello, sì. Ma poi è stata una di quelle cose che mentre stava arrivando la palla, cioè io mi sono immaginato di fare così, di metterla lì ed è andata proprio così, è stato pazzesco. Dai, una delle partite più belle. Sì, quella Cioè, assolutamente, l'avete- sì. Doppiata da un terzino non è che capita tutti i giorni. Ciao amore, ciao. Però è bello su spazio, perché alla fine... Sì. Cioè, Sì. Pronta? Bam! Brava! Brava amore! Cosa vuoi? Shh. No, silenzio però. Ma poi sì, Vieni anche qua. come ti Nala. guarda. Piede. Brava. Beh, tu ti diverti anche Sì, a fare... però- Resta. Vai. Brava. Sulle 2. Ho la sveglia alle 2, ogni giorno. Quindi che facciamo? Andiamo? Che dite? Adesso da qua si vede in teoria. Sì. Ah, è quello... mamma mia. E quell'altro è sempre lì. No, quello no. Cavolo, però qua davvero non c'è nessuno. No, effettivamente. infatti è la mia preferita per quello. Eh, Questa è da inquadrare, eh. questa è la vita vera. Sì, anche i fa- calciatori puliscono la cacca. Bravo. Bello vero. Sì, effettivamente il fatto di post allenamento che tu ti alleni la mattina hai tempo libero. Sì, parecchio. Effettivamente. Sì. Infatti ho preso anche la patente nautica. Ah, ecco Hobby, patente nautica ho Patente preso. nautica. Sì. Ma tu hai Vomito, una quindi. barca? No, appunto anche perché fino all'anno scorso
c'era Tommy che aveva il gommone, quindi andavamo spesso con lui, poi aveva anche la moto d'acqua. Molto più difficile della patente normale. Davvero? Sì. Non lo so, per il traffico in mare è diverso? No, ci sono molte cose più diciamo tecniche da sapere, diciamo, più complicate, sì. Parte studi? Mi ero iscritto all'università, Sì. però poi ho mollato subito. Infatti i miei ci terrebbero, gli piacerebbe, Sì. però vedremo magari quando la bimba sarà un po' più grande. No, sì, vabbè, in questo momento anzi, sarei forse più incasinato che mai. Sì, infatti. Dopo vi faccio fare una cosa un po' sportiva, eh. Ce la fate? Va bene, ci proviamo. E poi vi faccio vedere dove ho sfondato il drone. Top. In quell'arco là. Quell'arco là, sì, quello là. Andiamo. Smetti di mangiare schifezze. Raccontami sta roba che giocavi punta, poi centrocampista. Sì, vabbè, in realtà attaccante da bambino. No, beh, oddio, in realtà anche fino a 12-13 anni ho giocato attaccante. Segnavi? Sì, abbastanza. Sì. Beh, ho fatto l'anno prima di andare all'Accademia Inter che avevo fatto un po' di gol da centrocampista. Ero tipo una mezzala offensiva, Ok, dai. di spinta. Sì, e poi invece all'Inter c'è stato il primo allenatore Gianmario Corti, Sì. appena era arrivato, che lui mi ha detto, ma tu hai molta gamba, corri tanto, io ti vedo bene sulla fascia. Tipo? Quindi ogni tanto mi faceva giocare esterno alto e poi invece poi mi ha spiegato un po', Sì. diciamo, come fare il terzino, ecco, perché io proprio non ce avevo l'avevi. idea. Tipo a Batantuono. Dida, tu che fai? Sono portiere. No, tu sei brasiliano, davanti. Tu corri, terzino, via. Poi Primavera, Pescara. Tanto questa Il non salto, Primavera-Pescara. Quanto è stato difficile? Io ti dico la verità, non l'ho sentito così tanto, Ok. anche perché in realtà ho fatto un anno in più di Primavera, ho fatto un anno da fuori Sì. quota, in cui comunque avevo fatto il ritiro con la prima squadra dell'Inter, quindi già Sapevi un sì. po'. Poi certo. capitava spesso durante l'anno che comunque mi allenassi con la prima squadra dell'Inter. Era già, cioè, come se avessi fatto un mezzo step, capito? Quindi quando sono arrivato a Pescara secondo me ero già più pronto rispetto a qualcuno che fa subito il salto Primavera, prima squadra. Marcavi Cardi? Sì, in allenamento sì. Vero che è uno dei più forti in area di rigore Sì. della storia. Poi mi ricordo che qualcuno diceva, sì, però rimane un po' fermo. Io mi ricordo in allenamento 200 tagli, ogni volta seguendo Illegale. di quale. Sì, no, fortissimo. Sì, e poi mi ricordo anche, vabbè, Lautaro Martinez che era appena arrivato, però già si vedeva che era... È stato tosto forse il fatto che sono andato a vivere da solo ed è scoppiato anche il Covid in quell'anno. Ah, è vero? Sì, 19-20. Quindi ho fatto io, vabbè, i primi mesi normali, poi però è scoppiato il Covid e io ho fatto 2 mesi in casa da solo, che veramente andavo a fare la spesa una volta a settimana, uscivo per fare la spesa, tornavo a casa e chiuso in casa da solo. Quindi quello è stato tosto, però beh, come l'hanno fatto forse No, sì, certo. un sacco di persone, forse il fatto che ero proprio da solo mi è pesato un po'. Più che altro è stata la tua prima esperienza da solo. quindi- Esatto, quella forse è stata la parte più difficile, diciamo, da gestire. E quell'anno in B come l'hai vissuto? Quell'anno lì io benissimo perché avevo fatto 5 gol da quinto, quindi ero sulle nuvole, diciamo, cioè mi sentivo proprio giovanissimo così, però allo stesso tempo noi lottavamo per non retrocedere. Siamo arrivati? Ce l'abbiamo fatta! Questo qua, quello più grosso. Quello più grosso? Sì, però... Proprio schiantato male. Boom! Ho fatto il giro tipo da così, da di là, ho detto ripasso velocissimo, quello col visore, quindi proprio ho visto tutto in diretta. Don't try this at home. No, comunque questo ti giuro meriti un aumento. Ti giuro. La spiaggia del poeta è quella. Tutta questa. Cioè Tutta? parte da là, più o meno, Ok. in fondo, e arriva fino a qua. Tra l'altro 2 stadi, quello è un altro campo penso. Lì ce n'è un altro, è pieno. Così poco spazio. Allora, top 7, terzini blinded, quindi tu non sai chi viene dopo. Ok. Ok, top 7 in Europa. Hakimi. E parto secco. Sei partito forte o? Fortissimo. Metto secondo, Secondo. perché voglio tenermi primo. così. Cancelo. No. Mettiamolo terzo. Teo. Quinto. Trent. Quarto. Io l'ho messo, anche se è un quinto, Di Marco.
Mamma mia, è difficile. Quindi mi rimane primo, sesto, settimo? Primo, sesto, settimo. Cioè, metto sesto. Ok. Nuno Mendes. Io ho paura che mi hai fatto il tranello e hai messo Zappa. No, no. Ah, non l'hai messo? No. Ok. Pensavo avessi fatto il tranello, quindi No. ho detto... Ti dico, lo metto settimo perché spero in Carvajal. Gabriele Zappa, No, terzino più no. forte d'Europa. No. Carval, per te è il più forte? Per me sì. Poi vabbè, ha avuto un brutto infortunio, però prima che si facesse male, in quel momento secondo me è stato il top. Tutto, difende benissimo, in quella stagione in cui si parlava anche di pallone d'oro, aveva fatto un sacco di gol, assist. Per me in quel momento era il top. Allora, facciamo Zappa barra Carvajal. Io lo sapevo che volevi farmi il tranello. Ho detto di no, perché ho detto ma l'ha capito. Ha capito, ho detto glielo dico per ultimo. Però hai detto preferito Michael. Ai tempi sì, però ora ci sono veramente tanti. Forse prima, quando c'era Maicon lo seguivo anche meno perché faceva anche un altro ruolo e Sì. quindi... Io mi sono segnato questo, l'hai detto all'inizio, proprio Ok. all'inizio. Tu hai detto che le tue più grandi qualità sono la fase offensiva e tanta corsa. Ora, cosa aggiungi e cosa togli? Oppure puoi anche non togliere nulla. Secondo me sicuramente nei cross sono migliorato molto negli anni, quindi quello lo aggiungo. E però tolgo un po' di corsa, sto invecchiando. Sì. Stanno arrivando i giovani più veloci di me, palestra più veloci di me, quindi tolgo un po' di corsa e provo ad aggiungere un pochettino più di qualità, dai. Si accetta questa cosa. Fino da lì è tutto... Ed è perfetta questa perfetta. giornata. Potremmo anche chiudere tutto. Voto camminata? 10. 10. Vista? 10. Anche perché è la mia preferita di Cagliari, se no mi sarei offeso. E adesso facciamo qualcosa che non è tipico della tua giornata, Sì, però questa non è noi- la mia giornata tipo, però è Esatto. giusto farvi vedere lo stadio, dai. bello, non l'ho mai visto lo stadio. Mai Dobbiamo fatto una scendere partita. però a buttare. Questa è una cosa che invece faccio sempre, che devo buttare la carta Riprendiamo. del cane. Riprendiamo. Fatta, canestro. Spogliatoio a chi sei vicino? Durante le partite allo stadio Gerry, Pavo, Deio e Belotti, cioè mi pare. Invece ad Asseminello, al centro Sì. sportivo, Dossena e Belotti. Quanto è grosso Mina? Mina è una bella bestia. Però è l'opposto di come lo descrivono per me. Sì, è bravissimo, è troppo Sì. bravo. Sì, Perché magari in poi campo, è sai- gentilissimo, Eh. è super, sì. Siamo quasi arrivati, eh. Ci siamo. Vedi, qua c'è quello vecchio, Sì, proprio attaccato a casa. Qua è il manto, bello. Sì, bellissimo. Campo. Ieri Mina alla Madonna. Bellissimo. Dico, mi rappresenta comunque, sembra un po'... Sì, è vero. Ma al di là avete cosa avete? Tipo No, qua ci sono i bagni, i due... le vasche. No, i lettini. No, vasche qua e poi qua invece i lettini per i massaggi. Quello è Sant'Efisio, è il santo di Cagliari. Giusto, Oli? È questo, no? Sant'Efisio. Tra l'altro Sant'Efisio è il santo che ha liberato Cagliari dalla peste, no? Quante ne so, ormai... Mamma ormai- mia, vabbè andiamo sugli spalti. Ormai... Via. Questa giornata diciamo che è finita, ma ha rispettato perfettamente quello che effettivamente fai. Sì. Tranne, vabbè, venire allo stadio, perché Sì, di solito non vieni allo quello stadio. no. Però in generale sì, dai, quello che faccio, come ti ho detto, post allenamento mi piace staccare dal calcio e occuparmi Giustissimo. ovviamente della vita familiare, quindi farmi una passeggiata con Sara e con Nala è la mia abitudine principale, diciamo. Aspettando la terza per sì. fare la passeggiata. Sì. Io Gabri ti chiedo solamente di scrivermi nelle note 3 obiettivi personali, uno alla fine dell'anno, uno tra 2 anni, uno tra 5. Lo leggo solo io. Ma calcistico? Quello che vuoi mi puoi No, scrivere. entro... Ok, il primo ho scritto. Ok, vai. Poi tra 2 anni non li legge nessuno, neanche in cam, non li legge nessuno. Mi piacciono molto. Oh, Ok. Gabri, io spero che si avvenino tutti e 3. Speriamo. Spero che si avvenino tutti e 3. Tanto tra 1, 2 e 5 anni poi vedremo. Va bene. E io ti ringrazio perché sei stato
disponibile, gentilissimo e mi hai fatto effettivamente vedere, mi hai portato in una tua giornata, quindi davvero. Un piacere Grazie è mille. stato mio. Grazie a voi. Ciao ragazzi, alla prossima.